Benvenuti per un nuovo episodio di Dig in Digital, il podcast ufficiale del progetto ArcheoDigit, cofinanziato dall'Unione Europea attraverso il programma Interreg Italia-Croazia. Io sono Anna e in questa serie stiamo esplorando le tecnologie e le idee più innovative per trasformare il turismo archeologico. Oggi continuiamo il nostro viaggio nello storytelling, analizzando le componenti di una narrazione più efficace. Torna a farci compagnia Ludovica dell'Università di Macerata. Ciao Ludovica di nuovo. Ciao Anna. E partiamo da una vera e propria, sfida pratica. Secondo te, o comunque secondo la tua esperienza, come si fa a catturare l'attenzione di un adolescente in gita, ma allo stesso tempo di un nonno, che durante la visita al sito archeologico, accompagna i ragazzi più giovani? Bella domanda. Questa è sicuramente una delle grandi sfide che abbiamo sui siti archeologici, nei parchi archeologici, ma anche nei musei. Trovare un linguaggio che possa parlare sia a una persona molto giovane che a una persona più in là con l'età o a persone con background culturali diversi o interessi anche diversi, basterebbe. La prima cosa da valutare, secondo me, secondo l'esperienza anche che ho avuto in questi anni, è considerare che c'è un fondo di universalità comunque nell'approccio al patrimonio archeologico, e quindi ci sono delle cose che in linea di massima interessano tutti, se sono collegate al vissuto personale o comunque a una possibilità di immedesimarsi in quella storia. E quindi poi qui magari dopo ci torniamo, è molto importante la costruzione di uno storytelling proprio perché consente alle persone di creare un legame personale con la storia che ci viene raccontata di quel luogo o di quell'oggetto. Poi chiaramente abbiamo oggi tantissimi strumenti per poter parlare a persone diverse. È chiaro che ci sono una serie di possibilità che abbiamo, dai servizi educativi che ormai sono integrati sia all'interno dei musei ma anche nei parchi archeologici, che sono molto spesso diretti a fasce specifiche di età e che consentono magari a una scolaresca di proprio entrare in contatto col patrimonio, col luogo, ma anche con la sua identità attraverso una serie di attività pensate esattamente per quella fascia d'età o per quel gruppo, per le caratteristiche principali di quel gruppo. Perché dobbiamo immaginarci che le persone non vadano a visitare un parco archeologico solo per visitarlo in sé per sé. Sì, nel senso tradizionale di visita, che è quello: io arrivo, c'è una guida che mi porta in giro per il parco archeologico, ma ci sono tante possibilità per un parco archeologico, per un sito, ma anche per un museo di rendersi luogo culturale e di promozione di attività culturali in generale. Quindi noi possiamo parlare a diversi pubblici anche offrendo loro diverse attività. Quindi diverse tipologie di storytelling in sé. Diverse tipologie di storytelling, diverse tipologie di attività. Può essere un laboratorio, può essere una presentazione, può essere uno spettacolo all'interno di un parco archeologico, ma anche all'interno, nel percorso di visita si possono utilizzare dei linguaggi differenti, degli strumenti anche differenti, anche differenziati in base al pubblico, ma comunque essere in grado di narrare una storia che sia sufficientemente universale perché tocca la quotidianità magari delle persone, da essere fruibile e godibile sia da un bambino che da suo nonno che lo ha accompagnato, come dire, anche se si trovassero nello stesso contesto. Frangente, insomma. Questo è chiaramente questa è una sfida, è un qualcosa per cui serve una certa pratica e delle competenze da sviluppare come delle linee guida. Sì, esatto, delle linee guida che in genere abbiamo anche dai ministeri in tal senso nella comunicazione del patrimonio, e che ci consentono appunto di essere in grado di parlare ai diversi pubblici a cui che vengono nel nostro sito, che si affacciano certo. al parco direttamente. Ma quindi secondo te, se dovessi riassumere in soldoni, 3
chiamiamoli ingredienti segreti, insomma, che comunque non possono mai mancare in una storia comunque avvincente, comunque su un ritrovamento, una cosa del genere? Allora, partiamo da un presupposto, da un po' di background. Ci sono, ad esempio, c'è Europeana, che ha la piattaforma digitale dell'Unione Europea per il patrimonio, che ha messo giù 7 tips chiamati per una buona comunicazione, uno storytelling digitale, ma anche partiamo dalla Convenzione di Faro, che ci ridisegna proprio il rapporto tra le comunità e il patrimonio, e da allora noi parliamo di una cosa molto bella che è la comunità di patrimonio, quindi l'idea che appunto il patrimonio appartenga in qualche modo alla comunità stessa, che non solo ne fruiscono passivamente, ma che anzi partecipano attivamente alla costruzione di senso, all'identità e alla conservazione del patrimonio, proprio perché vi si riconoscono. I 3 ingredienti principali li possiamo, forse facendo un assunto di questi dei principi, nelle persone. Quando raccontiamo una storia che è avvincente veramente, che veramente si connette con con il vissuto personale, è perché siamo in grado di connetterci con magari la quotidianità di una persona, con le domande che quella persona si farebbe su quel contesto storico un lontano. Senso di empatia, insomma. Sì, una connessione, e quindi essere in grado di proprio di legare le persone al senso e al valore di quel patrimonio attraverso una storia che appunto parli a quelle persone, non in generale di quell'argomento, ma che parli alle persone. Poi sicuramente il secondo ingrediente è un buon bilanciamento tra la correttezza scientifica e un linguaggio accessibile. Come dicevamo nello scorso episodio, un visitatore ha bisogno di comprendere attraverso un linguaggio che sia il più accessibile possibile la nostra storia, la storia che vogliamo raccontargli, che è relativa a quel sito, a quel parco archeologico, a quell'oggetto. Tuttavia dobbiamo essere in grado di non banalizzare tutta la ricerca che c'è dietro, ovviamente, quindi avere la capacità di bilanciare la complessità della ricerca archeologica con un linguaggio accessibile. E poi il terzo ingrediente è sicuramente raccontare delle storie nascoste, cioè delle cose che non siamo in grado di vedere, o perché non siamo proprio in grado di vederle fisicamente, nel senso che molto spesso ci sono degli aspetti, delle parti di un parco archeologico che non ci sono accessibili, non sono visibili, ma soprattutto le storie possibili nascoste dietro a un oggetto, a un monumento, a un edificio, esatto, e riuscire quindi a coinvolgere il pubblico in quella che è una storia che potrebbe in qualche modo paradossalmente appartenergli, ma è una storia nascosta che non è necessariamente così accessibile soltanto, diciamo, facendo una normale visita, ma che ci racconta molto di più, ad esempio da un oggetto o da una infrastruttura che possiamo trovare in un parco archeologico, come possono essere, ad esempio, io perché mi occupo di quello, le fornaci, o la ceramica che possiamo vedere esposta in un museo. Possiamo provare a raccontare come questi oggetti venivano prodotti, qual era la storia di quelle comunità di artigiani che vivevano in quel luogo e che quindi passavano la maggior parte delle loro giornate impiegati nelle attività relative alla produzione ceramica, che sono estremamente complesse, che parlano di risorse, ricerca delle risorse, manipolazione di queste risorse, dei materiali, creazione, ingegno, tecniche trasmesse. Parecchio da dire. Esatto, sì. Cose che lì per lì magari soltanto guardando un oggetto o anche l'infrastruttura che lo ha prodotto non sono così immediate, ma noi possiamo sicuramente raccontarle e possiamo immaginare tantissimi modi di connetterle con quello che è la nostra realtà attuale, perché
perché di artigiani insomma ne abbiamo ancora, ma le tecniche sono cambiate, questo stimola ad esempio la curiosità dei visitatori, anche la creatività degli stessi, certo. nel cercare di comprendere come una tecnica possa essere rimasta sostanzialmente immutata a volte, perché le tecniche spesso sono anche molto conservative, o possa essere del tutto cambiata. Ed è incredibile anche notare come quando un argomento tocca anche la quotidianità delle persone, le persone abbiano così tante domande da fare su quello che appunto sulla storia che abbiamo provato a raccontare, su quello che stanno vedendo, certo. E niente, grazie Lodovica di nuovo per la pazienza, per essere qui con noi, ci vediamo al prossimo episodio.